Ciao, benvenuto alla lezione 7 di KiCad 9. Prima di proseguire con lo sbroglio del circuito che abbiamo visto nel video precedente, vediamo due cose: le fresate e le cave all'interno del PCB e l'allineamento dei componenti. Apriamo quindi ancora la lezione 5. Quando è utile fare una fresata sul PCB? Quando le tensioni in gioco sono alte e le piste sono molto vicine. Specialmente se poi la scheda va in luoghi umidi, è meglio fare delle fresate di apertura tra due pin dei morsetti, tra il primario e il secondario del DC-DC converter e così via, o anche sotto un optoisolatore. Adesso piazziamo questi tre componenti, quindi un morsetto, un optoisolatore e un DC-DC converter, e vediamo come fare una fresata. Andiamo in componenti, cerchiamo dei connettori a passo 5, tipo questo, due poli. Lo piazziamo, lo rotiamo, lo piazziamo così a bordo scheda, poi cerchiamo un opto, prendo a caso il primo che capita, e un DC-DC converter, questo qui piccolino, e lo piazziamo così. Facciamo finta che da una parte c'è il primario, dall'altra c'è il secondario. Mi serve giusto per farti vedere come fare la fresata di isolamento. Per fare una fresata dobbiamo andare su layer edge cut, che è quello dei contorni. Potremmo semplicemente prendere il rettangolo e fare un lavoro di questo tipo. Adesso siamo una griglia 0,2, premo shift N e andiamo a 0,5. Potremmo o fare così, se facciamo 1,5 vuol dire che la cava è 1,5. Così è 2. Adesso te la voglio far vedere così. Andiamo nel 3D mode, Alt 3, per vedere come viene. Però anziché usare lo strumento disegna rettangoli, vi preferisco disegnare una linea della larghezza della fresata. Quindi mi metto ad esempio qui, edito la linea, inserisco la larghezza della fresa, ad esempio 1,5, metto il blocco e faccio così, poi end per terminare. Stessa cosa qui 1,5 è troppo grande perché va a rovinarmi i pad, quindi facciamo una fresata da 1,5 qui, dopo lo facciamo diventare da 1, bisogna cercare di non scendere sotto i 0,8, quindi serve una griglia più piccola, premo N e faccio la mia fresata, end termino. Però non è finita qui, se andiamo nel 3D, Alt 3, facciamo pure maggiorna, mi dà addirittura questo alert e non vedo alcuna fresata. Lui ha bisogno dei bordi, però possiamo convertire questi tracciati in bordi selezionandoli. Tengo premuto il tasto Shift per fare una selezione multipla. Dopo il tasto destro del mouse dobbiamo andare crea dalla selezione, crea un poligono dalla selezione, crea schizzo bordi 0, 0 perché dobbiamo stare esattamente sul bordo, la larghezza della pista mi farà la pista minima, elimina oggetti sorgenti dopo la conversione, quindi eliminiamo le tracce. Facciamo così e vedi che mi ha disegnato solo il bordo. Quindi adesso se vado facendo Alt 3 nel 3D, come puoi vedere ci sono le fresate esattamente sotto i miei componenti. Questo impedisce che si formi magari umidità, sporcizia tra i due terminali e si formi una scarica, quindi un cortocircuito. Anche qui tra i due capi dell'optoisolatore e tra primario e secondario del DC-DC converter. Questi sono i principali casi d'uso delle fresate. Vediamo adesso l'allineamento dei componenti che abbiamo già visto un pochino la volta scorsa, però non abbiamo approfondito l'argomento. Adesso sposto questo, tolgo 90 gradi, ok. Ad esempio se volessi piazzare un LED qui, questo qui adesso lo copio, lo seleziono, faccio CTRL C e faccio incolla speciale, che sarebbe CTRL maiuscolo V, perché in questo modo lui mi incrementa già i riferimenti. ODL2, però qui ho sbagliato perché ho preso anche il bordo, lo rifaccio, CTRL C, CTRL SHIFT V, ne piazzo uno qua in mezzo che però dovrà essere allineato e centrato, lo metto appositamente fuori posto, faccio ancora CTRL maiuscolo V e ok, e questo qui lo porto nella posizione tutta a destra.
lo metto appositamente più in alto di DL1. Esistono quindi gli strumenti per allineare in automatico, prendendo il primo simbolo sulla sinistra o il primo simbolo in basso, dipende se stiamo facendo un allineamento orizzontale o verticale. Selezioniamoli tutti e tre, quindi 1, tengo premuto il tasto Shift, li seleziono tutti e tre, poi tasto destro del mouse, allinea distribuisci, facciamo l'allineamento verticale, quindi l'allineiamo al centro, sono tutti al centro rispetto di L1, e poi adesso li distribuiamo orizzontalmente, tasto destro, allinea distribuisci, distribuisci orizzontalmente per centri oppure per spazi uniformi, che in questo caso il componente, avendo il piazzamento sul centro, non cambia nulla. Adesso sono equidistanti e allineati. Se prendo lo strumento misura, strumento di misura o CTRL maiuscolo M, vado a misurare da questo centro a questo centro, ho 41,375 ESC, 41,375 e sono perfettamente allineati in basso. Un'altra cosa che non ho mai detto, che io ho sempre dato per scontato, è il crocino. Lo posso visualizzare piccolino o a tutto schermo cliccando semplicemente qua, croce a pieno schermo. Io preferisco il pieno schermo perché mi permette immediatamente di vedere allineamenti o cose varie. Vediamo l'orientamento verticale, sposto questi, li metto un po' a caso, ne copio CTRL-C, CTRL-Shift-V, ne metto un quarto, li seleziono tutti e quattro, ricordati che è il primo in basso da cui parte l'allineamento, tasto destro, allinea e distribuisci, se li voglio allineare a destra farò allinea a destra rispetto di L4, adesso li distribuisco, distribuisci verticalmente per centri e sono diventati tutti equidistanti e tutti allineati a destra. Potrei fare destra, al centro, a sinistra, dipende i componenti, se sono tutti uguali o se sono diversi o se ho bisogno di allineare in un punto ben preciso. Uno strumento molto utile per piazzare componenti perfettamente allineati tra loro. Vediamo adesso come aggiungere un componente in libreria. Questo lo posso salvare, lo chiudo e apro il progetto della volta scorsa, che è la lezione 4, ci eravamo lasciati in questo punto. Prima di vedere la creazione di un nuovo componente, voglio farti vedere una cosa. Ti ricordi che abbiamo cambiato queste impronte, però se io faccio un aggiorna CS dallo schema, guarda cosa succede, cambia impronta, cambia impronta, cambia impronta. In pratica le impronte che io sono andato a cambiare qui sul circuito stampato me le riporta ancora come erano prima. Perché questo? Perché la modifica delle impronte non va fatta direttamente qui, ma va fatta sullo schematico. Passiamo allo schematico, andiamo nel modo tabellare, quindi sono tutte le resistenze, clicco qui, io avevo selezionato le mie in THT, Axial 04, lo seleziono, faccio un CTRL-C e un CTRL-V e così sono cambiate tutte e quattro le impronte delle quattro resistenze. Questo lo posso salvare, torno al PCB, a questo punto se faccio un aggiorna vengono cambiate le quattro impronte in modo definitivo. Un'altra cosa utile per guadagnare spazio nel nostro foglio di lavoro è magari ridurre queste iconcine qui, che l'abbiamo nelle preferenze, lo troviamo qua sotto, dimensioni icone barra strumenti, adesso è normale, se io faccio piccolo tutte le iconcine diventeranno piccole. Adesso per girare il video lo tengo in medio così si vedono meglio, quindi su normale. Volevo adesso, anziché mettere questo connettore qui per la batteria, usare questi clips per la pila 9 volt. Che sono questi? Questo qui è il polo positivo o negativo, adesso non ricordo, e questo qui è l'altro. Di questi componenti troviamo già l'impronta e anche il 3D. Andiamo a vedere dove. I due codici sono 593 e 594. Andando su snapeda.com possiamo scrivere nella ricerca 594 o 593, escono parecchi componenti, tra cui il primo è proprio questo. Sono della marca Keystone e abbiamo a disposizione sia il simbolo che il footprint che il 3D model. Eccolo qui. Scarichiamo questo, dove nello zip ci sarà dentro tutto. Bisogna selezionare KiCad, versione 6 o maggiore, e ci preparerà il download per essere scaricato. Io l'ho già fatto. Per far questo bisogna creare un account gratuito e loggarsi. Ritorniamo a KiCad,
Un ringraziamento particolare va a PCBWay, che è sponsor di questo video e offre agli abbonati 7 buoni sconto da 20 euro. Ricordo che PCBWay offre una prototipazione a basso costo, vediamola subito, fino a una dimensione di 100 x 100 mm per 5 pezzi. Abbiamo un costo di 9,46 euro compresa spedizione presso di noi. Ci dobbiamo aggiungere pochissimi euro di tasse, comunque con circa 11-12 euro li abbiamo a casa. Possiamo anche cambiare il colore del PCB senza prezzi aggiuntivi e fino a fine mese abbiamo il Purple allo stesso costo degli altri senza sovrapprezzo. Grazie ancora a PCBWay per aver sponsorizzato questo video. Quindi io ho scaricato i 2 file zip con dentro, per il 593 c'è dentro il punto sim, il punto step che è il 3D e il punto mod che è l'impronta. Adesso li ho messi tutti in una cartella e li andremo a selezionare. Quindi dovremo fare l'aggiunta sia sulla libreria editor impronte e anche editor simboli. Possiamo cliccare qua oppure anche da qui, editor impronte. Creiamo una nuova libreria, dobbiamo andare su file, nuova libreria globale, perché sennò mi va a finire solo nel progetto, voglio che sia poi accessibile in un futuro a tutti i progetti. Mi chiede dove installare la libreria YouTube, adesso farà un aggiornamento di tutte le librerie perché dovrà integrare anche questa nuova. Me la ritrovo qua in basso, posso anche rinominarla mettendogli il 0 davanti così appare in alto, però devo andare in gestione librerie impronte, cercare la mia libreria, faccio 0_ YouTube, ok, e me la ritrovo qui in alto. La seleziono. Adesso dobbiamo importare le impronte che abbiamo scaricato dal sito che abbiamo visto in precedenza. Facendo importa, impronta, dobbiamo fare sì il 593 che è il 594, quindi prima facciamo il 593, eccolo qui, possiamo editarlo facendo proprietà impronte, togliamo la visibilità da questo e magari nel valore ci scriviamo supporto o clips, batteria 593, però forse è meglio metterlo in description e qui non mettere niente. Per inserire il suo file 3D dobbiamo andare qui in modelli 3D, aggiungere il modello 3D, andare a cercare il 3D del 593, quindi il 593.step, e adesso dobbiamo allinearlo, quindi dobbiamo rotarlo, ok, poi dobbiamo spostarlo anche in X e spostarlo anche in Z, in questo modo. Vediamo se è centrato, sì, quindi così va bene. Facciamo ok e posso fare anche un salvo, gli diamo un nome 9v593, libreria questa, ok, e me l'ha messo dentro nella mia libreria YouTube. Importo anche quell'altro allo stesso modo, 54, edito. Andiamo al modello 3D, aggiungiamo 594.step che è 3D, allo stesso modo sistemiamo. Z, abbiamo centrato, e fuori, ok, ricentrato, lo seguiamo, X, batteria, 9v594. E adesso abbiamo tutti e due i simboli importati. Facciamo la stessa cosa per lo schematico. Apriamo l'editor dei simboli. Abbiamo fatto già una libreria KiCad. Facciamo file, importa, simbolo, 593, proprietà simbolo. Ci sono tantissimi campi che non ci interessano, possiamo anche cancellarli. Siccome l'impronta ha 3 piedini, hanno messo 3 piedini sovrapposti. Questo è il piedino meno, che è il 593, dobbiamo associargli l'impronta, dobbiamo cliccare qui e andare a cercare nella libreria delle impronte che abbiamo creato in precedenza l'impronta corretta e fare ok. Facciamo anche per l'altro, 594, editiamolo, cancelliamo tutto superfluo, volendo il link possiamo metterlo dove avete visto specifiche. Selezioniamo l'impronta 594, cliccando qui in basso abbiamo anche la vista 3D, ok e ok. Adesso andiamo sullo schema a importare questi due simboli qui nuovi. Apriamo lo schematico,
qui dove c'è la batteria 9 volt cancelliamo e importiamo i due simbolini nuovi. 593, questo qui è il meno, purtroppo dobbiamo metterlo due volte perché sono due eclipse. Il 594, questo è il più e quello è il meno. Spostiamo per lasciargli spazio, possiamo fare già la nota. Questo lo mettiamo qui, questo volendo lo possiamo anche sovrapporre e questo lo mettiamo qui. BT1, BT2, 593 e 594. Andiamo sull'editor di circuiti stampati e facciamo aggiorna CS dallo schema. Ok, ed ecco i miei due clips. Adesso dovremo cercare la distanza tra i due poli della batteria e metterli a distanza corretta. Se troviamo anche un simbolo della batteria è ancora meglio. Adesso lo cerco. Ho trovato le misure della batteria 9 volt, sono queste, quindi la distanza tra i clip è dai 12,45 ai 12,95, quindi faremo una media. Possiamo vedere che il più è questo tondo, quindi in questo caso il più è questo, infatti questo è connesso GND. Vorrei qui scriverci il più, lo vorrei mettere però sul simbolo, clicco col destro, apri nell'editor impronte, qui mi dice che il salvataggio aggiornerà solo la scheda, a me serve aggiornarlo in libreria, allora clicco qui, apri in libreria, vado sul layer seal screen F, testo, ci scrivo il più, altezza, lo snap lo riduco, ok, salvo e faccio la stessa cosa con l'altro clips, lo apro direttamente qui e qui ci scrivo meno, testo meno, larghezza 2, spessore 0,4. Ho ridotto la griglia per poterlo centrare, vado a riprendere quell'altro, troppo sottile, e lo centro. Salviamo, torniamo sul nostro disegno, clicchiamo col destro, facciamo aggiorna impronta, aggiorna le impronte con riferimento BT, aggiorna e me le aggiornate tutte e due. Ho messo un carattere jolly che è l'asterisco. Ok, adesso io vorrei creare un simbolo che è la batteria, così la mettiamo direttamente qui. Vado sull'editor impronte, faccio nuova impronta, questi per adesso li sposto. Devo disegnare un rettangolo che è 26,5 x 48,5, quindi metto una griglia 0,5. Larghezza pista faccio 0,4, 48,5, 26,5. Ok, poi ci disegniamo i clips qua sopra. Zero 3, copio, incollo. Adesso facciamo un po' di misure, andiamo nelle preferenze, bat, escludi dalla distinta materiale, devo dargli anche un nome, batteria 9 volt, appunto qui posso salvare, inserisci impronte nella scheda, qui possiamo fare bat 1, il valore non mi importa, non lo voglio neanche mostrare. E questo mi viene utile per centrare i clips. Tra l'altro vedo che restano anche molto vicini, la distanza è 12,7, andiamo a misurarla da questo centro a questo centro, ho 12, posso tirare una riga di costruzione, vado su un layer e tiro una riga da 12,7 da qua, 12,75 va bene. Ok,
12,75, perfetto. Cancello la riga di costruzione. Adesso, se volessi che il circuito stampato contenga anche la batteria, lo rifaccio più grande, vado su layer edge cut, griglia, riporto 1 mm, shift N, potrei farla un po' più larga, così faccio i fori per delle fascette. Sposto tutto, facendo move, vado qui dove iniziamo le coordinate, andiamo a vederlo in 3D, alt 3, ok. Adesso possiamo procedere a sistemare tutte le etichette andando su layer front screen. Ricordo che con la H possiamo filtrare solo il layer in questione, quindi andiamo sopra, facciamo una M, cambiamo la griglia più piccola, guarda qua in basso, 0,10, sposto anche questi, R1 lo posso mettere vicino, R3, nota dove è agganciato, mi fa capire quale componente appartiene, M, gialli, li metto in modo che si legano dallo stesso lato, C2, C1, si possono mettere così, visto che qua c'è spazio, metto questo qui, lo metto come Q1, ok. Posso andare in vista 3D per vedere com'è il risultato finale. Andiamo a cercare il 3D di queste resistenze. Il 3D del componente resistore l'ho trovato su GrabCAD, anche qui bisogna creare un account per poterlo scaricare. Io l'ho già scaricato, vado sull'editore impronte, vado sulla mia libreria dove c'erano le resistenze. L'unica cosa è questo che mi dice che è un'impronta in sola lettura. Salvo una copia qui dentro, ecco la mia impronta duplicata in un'altra libreria, perché queste qui sono librerie importate, sono bloccate in sola lettura. Vado sul modello 3D, aggiungo, e anche qui dovremo spostare, vediamo se è centrata, sì, ok, salvo. Però dovremo adesso andare sullo schema a modificare le impronte, non prendo più quello dalla libreria Gab, ma prendo quello della libreria YouTube, no, dalla libreria RG4T, ok, quindi copio e incollo, vado nel PCB e faccio l'aggiorna. Ok, si sono aggiornate, dovrò risistemare i riferimenti, faccio il 3D, Alt 3 e adesso ho le mie resistenze. Devo sistemare il simbolo della batteria che mi è stato tolto, non mi sono accorto. Lo mettiamo qua, lo editiamo, non nello schema. Adesso, avendo messo non nello schema, anche se faccio una aggiorna, non c'è più il rischio che mi venga cancellato. Questo BAT1 non lo mostro. Adesso che siamo pronti per tirare le prister, ovvero in gergo fare lo sbroglio, è meglio segnare i nomi delle net, perché adesso, se vediamo, le net hanno preso dei nomi generici dei pin dei componenti, quindi dobbiamo andare sullo schema e dare dei nomi nei punti più critici. E sullo schema è molto semplice, quindi è molto difficile, però se avessimo degli integrati, roba compressa, avere le net ci facilita. Piazza etichette, facciamo così, LED 1 e magari chiamiamo questa LED 1. Se faccio ins sulla tastiera mi appare LED 2 in automatico perché non incrementa, così. Questo filo lo cancelliamo. Dobbiamo andare qui, impostazioni scheda, dimensioni predefinite, piste, vediamo cosa abbiamo di predefinito. I via, questi 4 un po' piccoli io li cancellerei,
0306, farei anche un 0307, larghezza pista, potremmo aggiungere anche piste più larghe, tipo 1 mm. Ok, abbiamo una grande varietà di piste. Anche qui possiamo cancellare le piste sotto il 015, che è meglio non farle. Possiamo adesso andare qui in piste e vedere tutte le net che abbiamo. Da qui possiamo anche evidenziare col tasto destro, evidenziare ad esempio il GND, che percorso ha. Vediamo la net BT1, che è questa, evidenzia, mi va qui, R1, R3, R4, andiamo a vedere sullo schema, il più va alle 4 resistenze. Allora, per tirare una pista dobbiamo andare sul layer di rame, quindi o il superiore o l'inferiore. Cerchiamo di disegnare in questo caso, essendo tutto montaggio through hole, il più possibile sul lato inferiore. Per sbrogliare inizio da qua, sbroglia pista singola. Che spessore mi andrà a prendere? Quello che c'è scritto qua, usa larghezza net class. Cosa sono le net class? Andiamole a vedere. Ritorniamo qui, l'abbiamo visto un po' di sfuggita all'inizio. Net class di default la larghezza piste è 0,2, dimensione via è 0,6, forovia 0,3. Iniziamo a sistemare questa qui, che è la di default. Farei una pista, qui farei 0,4, il via qui 0,7, il foro 0,3, microvia non ce li abbiamo, isolamento 0,2, nome default. Adesso aggiungiamo questi qui, le chiamiamo alimentazioni, alim, facciamo un po' di più, 0,3, larghezza piste, facciamo un 0, facciamo 1 mm, belle grosse. Qui li facciamo uguali, anche perché non faremo via sulle alimentazioni per ora. E qui dobbiamo segnare le net class, alim, qui scriviamo gnd e poi il più di alimentazione, che era questo qui, ritorniamo sullo schema un attimo e lo chiamiamo più 9v. Ritorniamo di qua, aggiorniamo questo, è diventato più 9, ritorniamo di qui, più, aggiungiamo 9 volte, bisogna fare slash più 9v. Infatti qui mi accorgo che c'è perché me lo trova. Ok, quindi se adesso prendo lo sbrogliapiste, vado su GND, vedo che lo fa da 1 mm, qui da 1 mm e qui da 0,4. Se faccio edita 0,4, sono pronto per sbrogliare, quindi sono sul lato rame. Posso anche selezionarle da ispettore collegamenti facendo doppio clic e posso iniziare a tirare ad esempio il più, che lo faccio lato componenti, così e così. Questi qui li colleghiamo insieme. Perfetto, adesso andiamo sul lato saldature, posso premere il più e meno sulla tastiera, meno, ma su e giù. Andiamo sul lato bottom, faccio ESC, vediamo il GND, così sistemiamo quelle più critiche. Qui mi dice che non c'è abbastanza isolamento. Facciamo una cosa, partiamo da qua con una pista magari più sottile. Facciamo 0,8. 0,8 e vado giù. Così ho sbrogliato le mie alimentazioni. Adesso devo sbrogliare queste qua che sono semplicissime. Faccio semplicemente così, cliccando lo slash sulla tastiera, il tasto slash, vedi che cambia l'angolo. Se l'angolo non mi piace lo posso modificare. Questo faccio così, questo posso fare così, qui vedi che non riesco, allora premo lo slash sulla tastiera
questo lo porto qui. Faccio la più lunga, che è questa, e questa qui adesso premo meno sulla tastiera e lo faccio sul lato componenti, in maniera da non usare via. Lo sbroglio è terminato, me ne accorgo anche da qui, non sbrogliato niente, piste 8. Possiamo anche fare un controllo di RC, che è questo. 2 errori, mi dice piazzola PTH2, Alim Creanze 03, ok, perché tra queste due piazzole non c'è 03, ti ricordi che qui ho impostato 03, rimetto 02, se no non ce la fa passare. Rifacciamo. Non ho errori, ma ho degli avvisi, ma sono solo avvisi di serigrafia. Serigrafia. Possiamo anche andare a disattivarli nelle regole, nelle violazioni. Per togliere quei warning dobbiamo cercare serigrafia sovrapposta, attenzione, è impostato su attenzione, facciamo ignora, rilanciamo il DRC, avvia, nessun errore e nessun warning, quindi è tutto corretto. Per fissare la batteria mettiamo due fori da 4 mm di diametro, vediamo se abbiamo già il mounting hole, eccoli qua, 4 e 3, lo mettiamo più o meno qua, diamogli prima riferimento, MH1, togliamo mostra, non nello schema, lo selezioniamo, CTRL C, CTRL SHIFT D, lo mettiamo qui. Allora allineiamo come abbiamo fatto, vediamo se mi ha incrementato il riferimento, sì, MH2, selezioniamo sia questo che questo, facciamo allinea, distribuisci, allinea al centro, e quindi rimangono perfettamente allineate. Vediamolo in 3D, Alt 3, fuori ci sono, batteria, i due LED, mancherebbe solo un interruttore per accendere e spegnere, facciamogli questa modifica. Vediamo se troviamo velocemente un interruttore da circuito stampato. Piazzo prima lo switch qui, lo posso già rinominare, tolgo il nome, lo piazzo qui e gli assegno un'impronta. Ho trovato questo che sembra un interruttore con due fissaggi laterali, 1 e 2, quindi corrispondono con l'1, 2 qua. Vediamo se c'è anche il 3D. Sì, va benissimo, vado qua, faccio una aggiorna, c'è un avviso, dopo facciamo un RC, vediamo cosa ci dice, lo mettiamo qui così sono comodo con le piste, vado sul layer della serigrafia e sposto la sigla, vediamo in 3D subito come si visualizza, ok, togliamo questo. Adesso qui sto vedendo che qui si incrociano un po' le piste, sarebbe più comodo che questo pad qui vada qui e questo vada di là, quindi vado sullo schematico, inverto, faccio un CTRL X, CTRL V e faccio una X, porto il 2 a sinistra e l'1 a destra, lo importo. Ok, così sono più comodo per lo sbroglio. Andiamo sul layer saldatura, queste qui le facciamo da 1 mm, che sono quelle di alimentazione. Andiamo sull'altro layer, quelli adesso le vado a cancellare, canc e canc. Adesso dobbiamo sistemare il nome dei componenti, che sono questi qui del layer FFab. Questo qui posso evitare di visualizzarlo, però i valori delle resistenze mi sono comodi, li posso mettere dentro,
Questi qui in grigino verranno stampati solo come documentazione. Adesso li togliamo. Manca ancora una pista perché questa è sbagliata. Possiamo anche andare così eliminiamo la lunghezza. Sarebbe meglio farlo lato saldatura, così non rimane sotto la batteria. Seleziono, la facciamo tutta lato saldatura. Adesso manca quella pista qui che la facciamo lato componenti. Adesso vediamo il riempimento, anche se qui il riempimento non serve perché non ci servono le aree di rame per nessun motivo, perché per questo semplice circuito non abbiamo bisogno né di schermatura né di aumentare sezione di masse né niente. Mi serve solo per farti vedere cosa sono le aree di rame. Andiamo su disegna zone riempite, selezioniamo la zona che vogliamo riempire. Potrei fare tutto o anche solo una zona. Gli dico che la vogliono sia al top che bottom, collegata a GND, do ok e seleziono il mio contorno. Volendo posso ridurre la griglia, posso 0,5. Quando il poligono viene chiuso lo vediamo in questo modo qui. Dobbiamo premere B sulla tastiera per riempirlo. Viene riempito sia lato top, se premo H vedo solo il lato top, qui mi dice che manca un collegamento, adesso lo guardiamo. Adesso andiamo al lato bottom premendo meno sulla tastiera, torniamo dal lato top. Ok, adesso premo B, così gli fa tutto il contorno. Abbiamo fatto un riempimento di massa, anche se non serviva. Notiamo queste crocine che servono come scarico termico, in maniera che quando andiamo a saldare questi pad non abbiamo la dissipazione di tutta la grande area di rame. Andiamo a rieditarlo. Qui abbiamo la larghezza dei raccordi termici e l'apertura dei raccordi termici. Andiamo a aumentare la larghezza, così la vedi bene. Faccio B. Questa è la larghezza dei raccordi termici e l'apertura è lo spazio. Se faccio 1 vedrai che lo spazio aumenta. Premo B sulla tastiera, però qui è meglio 0,5. 0,5. Connessione piazzole raccordi termici. Posso dirgli pieno. Faccio B e lui connette direttamente, ma questo non va molto bene quando ci sono zone da soldare. Quindi li editiamo. No, vuol dire che non li collega. B. Quindi dobbiamo essere noi a collegarli a mano, però sono già collegati qui con le piste. Mettiamo raccordi termici normali. Tipo di riempimento, riempimento pieno. Rimuovi isole sempre, vuol dire se ci sono delle isole non connesse a niente vengono rimosse. Questo qui consiglio di lasciarlo così, se no si possono creare delle antenne, non è il caso di questo circuito. Tipo di riempimento, posso dirvi tratteggiato, vediamo come viene. Premo B, adesso c'è un tratteggio molto grosso, premo anche H così vediamo solo un layer alla volta. Questo è il lato top e questo è il lato bottom. Rifacciamo larghezza tratteggio 1 mm, spazio tratteggio 0,5 e possiamo anche cambiare l'orientamento, ad esempio 45 gradi. Faccio B e cambio l'orientamento del tratteggio. Lasciamo una zona piena, quindi riempimento pieno, isolamento 0,5, per unità zone se ci fossero più zone una dentro l'altra gli si dà la priorità. Faccio B e riempo il tutto. Le isole che ha tolto sono queste qui. Se vogliamo che si riempono, primo H vediamo anche l'altro lato, devo mettere dei via qui così. I via sono dei passaggi tra sopra e sotto, sono questi qui, piazza via, e la dimensione la vediamo qui. Qui abbiamo modifica dimensioni predefinite che sono queste qui,
rimettiamo a posto. Non so perché è tornato così, prima mi si era bloccato, ho dovuto riavviare, probabilmente si è cancellato questo settaggio. 0307 0307, quindi piazziamo un via qui, un via qui e un via qui e vediamo cosa succede. Adesso faccio B sulla tastiera e vedi, adesso premo H così vediamo solo, e vedi che anche queste zone qui si sono riempite, ma adesso non sono più scollegate, ma sono collegate alla rete di massa tramite questo via. Su circuiti dove girano segnali ad alta velocità è bene impacchettare il tutto, quindi mettere tanti via o intorno alla scheda, riempirlo di via, oppure vicino alle piste di ritorno. Lo vedremo un'altra volta, perché adesso su questo circuito già abbiamo fatto delle cose che non servivano molto, era solo per farti vedere come si tracciano i riempimenti. Andiamo a vederli in 3D. Le piste non si vedono molto perché c'è il solder mask, togliamolo. Questo qui sarebbe il rame superiore e questo il rame inferiore. Sto notando che siamo troppo vicino al bordo. Andiamo a vedere nelle regole di progettazione come mai qui il rame va a finire sul bordo. Qui nei vincoli vediamo che qui distanza dal bordo è 0 e non va bene. Qui dobbiamo stare almeno mezzo millimetro, facciamo 0,8 per sicurezza. Anche qui la distanza minima è 0,2, distanza minima piste facciamo 0,2, facciamo B. Ok, ha tolto il rame dal bordo. Facciamo un DRC. Abbiamo un po' di errori, andiamo a vedere cosa sono. Anche qui impostato 0,3 e 0,2. Andiamo a vedere net class. Questo l'avevo già cambiato, è ritornato così perché, ripeto, mi si è bloccato il programma e ho perso alcune cose. 0,2, rifacciamo, avvio DRC. Qui mi dice che ci sono dei componenti troppo vicini al bordo scheda, perché è impostato 0,8 e lui è 0,4. Serigrafia sovrapposta l'avevamo già sistemato, era serigrafia sovrapposta, ignora. Se no dovrei spostare un po' più in su queste due qui, quindi seleziono questo e seleziono anche la batteria, la griglia la facciamo un po' più piccola, move, facciamo un CTRL B per togliere il riempimento, così vediamo solo le piste. Vediamo prima quelle lato top, facendo H è tutto a posto. Lato bottom c'è da spostare questa qui, facciamo prima a cancellarle, riprendiamo questa, qui 1 millimetro, qui è rimasto. Possiamo vedere i pad anche in trasparenza, schizza piazzole, ecco qui. Facendo schizza piazzole riusciamo a vedere bene se le piste sono a posto. Faccio H, rimetto le piazzole a posto, rimetto i riempimenti, adesso si lamenta che questi via non sono collegati, se faccio B andrà a posto, rilanciamo il DRC, ho solo 3 avvisi, che sono questi qui a 0,73, potrei impostare il vincolo qui a 0,73 che va più che bene. Rifaccio il DRC, serigrafia ritagliata dal bordo scheda, andiamo a vedere dove, eccola qui, posto il bordo scheda un po' più su, faccio B, rifaccio il DRC, non ho più errori, adesso sono a posto. Vediamolo in 3D, perfetto, posso mettere anche il solder mask, posso cambiare che colore, come abbiamo già visto l'altra volta. Mi sono accorto che ho perso anche i fori di fissaggio prima quando mi si è bloccato, rifacciamoli, sistemati i fori. Adesso ci manca di scrivere la versione della scheda, questo è importante, e il nome della scheda. Ad esempio gli diamo una sigla, questo era un lampeggiante, lo chiamo LMPG1 1V0 che è la versione. Volendo si potrebbe scrivere anche la data. Altezza 1,5. Ok, potrei mettere anche l'atto saldatura.
lato saldatura magari gli mettiamo la data 10/2025. Per mettere lato saldatura dobbiamo metterlo specchiato, quindi è questo qui. Dobbiamo cambiargli il layer. Questo layer è sbagliato, anche questo è button si screen, lo mettiamo qua e questo va sul layer top si screen. Volendo potremo fare anche delle scritte in rame senza problemi. Ti faccio vedere come vengono. Quindi andiamo sul lato rame, testo, facciamo una scritta lato componenti come si usava una volta quando non si facevano le serigrafie. Lato componenti, la mettiamo qua perché voglio farti vedere adesso quando premo B che fa in automatico la scontornatura della scritta. Andiamo a vedere in 3D che la vedi meglio. Alt 3, togliamo il solder mask così si vede meglio. Lato componenti, andiamo dall'altra parte e vediamo la data. Adesso ci manca l'importazione del logo. Per importare il logo dobbiamo usare il convertitore di immagini come abbiamo visto per il cartiglio. Dobbiamo caricare l'immagine, questa è l'immagine originale, in scala dei grigi e bianco e nero, e qui è la soglia, la regoliamo per avere una buona visualizzazione. Queste sono le dimensioni, dobbiamo farla molto più piccola, dobbiamo farlo 30x30. Qui nel formato d'uscita possiamo dirgli che è un'impronta sullo strato serigrafia, esporta negli appunti, qui possiamo fare un CTRL V, però è troppo grande, ritorniamo di qua, facciamola alla metà, 15x15, esporta negli appunti, CTRL V, possiamo editarla, referenza logo, però non lo facciamo mostrare, mettiamo il logo qui, facciamo CTRL C, CTRL SHIFT V, gli cambiamo il layer, lato retro, ok, e lo spostiamo. Andiamo a vedere in 3D, ecco qua il nostro logo, sopra e sotto. Altre informazioni che possiamo mettere, ad esempio dove è acceso e spento, più e meno, qui possiamo mettergli batteria 9 volt, più informazioni mettiamo e meglio è. Quindi lato top, testo, on, è un po' piccolino, 1, on, off, 1, on e off, e qui gli scriviamo batteria 9 volt. Ed ecco il nostro circuito terminato. Nel prossimo video vedremo l'esportazione dei file, quindi i file Gerber, i file di documentazione o distinti materiali per realizzare il PCB. Per questo video è tutto, ci vediamo e sentiamo al prossimo video del corso. Ciao!